Se credete veramente che la fine del mondo arrivi il 21 dicembre del 2012, beh, la cosa migliore che potreste fare è di riempirvi di debiti, perché in questo modo non li pagherete mai. Se invece non ci credete, ascoltate il servizio di Lorenzo Pinna che vi spiegherà perché questa profezia non può avere alcun senso. Non sarebbe stato il caso di occuparsene di questo pesce di aprile se non ci fossimo resi conto che alcune persone ci sono cascate e che hanno scritto anche a noi preoccupate. Per rassicurarle, Lorenzo Pinna ha raccolto per loro queste notizie confortanti. Se digitate in italiano sul motore di ricerca Google dicembre 2012, otterrete 1,6 milioni di risultati. Se lo digitate in inglese, più di 109 milioni. Uno dei temi più caldi su internet, uno degli argomenti più ricercati. E per un buon motivo, si potrebbe commentare, perché per il 21 dicembre 2012 è prevista niente meno che la fine del mondo. Un pianeta sconosciuto si precipiterà nel nostro sistema solare seminando un caos che distruggerà la Terra. Oppure gigantesche tempeste solari provocheranno terremoti e eruzioni vulcaniche, a meno che un perfetto allineamento fra Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno non scateni una bufera gravitazionale sul nostro pianeta. Tutto sembra cospirare per fare del 21 dicembre 2012 l'ultimo giorno della Terra, esattamente come predice il calendario Maya. Il film di Roland Emmerich 2012, uscito nei mesi scorsi, predilige l'eccezionale attività solare come causa scatenante e tenta di dare una spiegazione scientifica, o meglio, pseudoscientifica, alla predizione Maya. Ma l'offerta di catastrofi cosmiche è, come abbiamo visto, molto vasta. Torniamo alla ragione. Il mondo non finirà nel 2012, ma di una cosa possiamo essere assolutamente certi. Gli ideatori di questa storiella, nel dicembre 2012, saranno molto più ricchi di oggi, con tutti i diritti d'autore che riscuoteranno per libri, film, articoli, DVD, programmi televisivi e quant'altro. L'Apocalisse del 2012 è una balla. Super Quark vi spiega perché. Cominciamo dalla profezia Maya. Come molte altre grandi civiltà agricole del passato, anche i Maya erano affascinati dall'idea del tempo circolare, un'idea ricalcata sul ciclo vitale delle piante e l'alternarsi delle stagioni, secca e delle piogge, nel caso di questa popolazione precolombiana. Questo è un frammento della stele Maya del sito messicano di Tortuguero nello stato di Tabasco, dove c'è scritta la data del 2012, è l'unica stele dove viene riportata questa data, è questo glifo qua. Questo è scritto in caratteri Maya 2012. Ma cosa dice? Dice soltanto che finirà uno dei tanti calendari Maya, uno dei tanti cicli, che si chiama il Bactún numero 13. Non parla di fine del mondo, dice soltanto che alla fine di questo Bactún nel 2012 arriverà una divinità del Pantheon Maya che si chiama Bolin-Chortel. Per capire il significato di queste iscrizioni, siamo andati al Peabody Museum di Harvard, uno dei centri più importanti al mondo per l'archeologia Maya. I calendari Maya non finiscono, sono infatti dei cicli. Lo sappiamo da molte fonti sia antiche come i monumenti che etnografiche, cioè testimonianze raccolte dai primi spagnoli che incontrarono i Maya. Questi calendari sono diversi e collegati insieme, come noi abbiamo le settimane di 7 giorni e i mesi da 28 a 31 giorni. Quando un mese finisce ne comincia un altro, ma nel frattempo potremo trovarci a metà della settimana. Così succede con i calendari Maya. Alcuni finivano e ricominciavano, mentre altri erano ancora a metà del ciclo, proprio mentre gli altri terminavano. Dunque la fine del calendario non significava affatto la fine del mondo, ma la fine di un ciclo, che nella loro concezione circolare del tempo voleva dire semplicemente l'inizio di un altro ciclo. Nessuna catastrofe, nessuna apocalisse. Che dire allora della tesi del film Le tempeste solari di eccezionale violenza? Chi ha messo in giro questa storia deve aver orecchiato che in un congresso astronomico del 2006 alcuni scienziati avevano previsto per il 2009-2012 un periodo particolarmente intenso di attività solare. Previsione non azzeccata, perché il Sole è in realtà calmissimo e nessuno si azzarda più a prevedere le condizioni meteo della nostra stella.
ma anche ammettendo che queste straordinarie tempeste solari si verifichino realmente entro il 2012, potrebbero veramente scatenare eruzioni, terremoti e altre catastrofi sulla Terra? No, questo assolutamente no. Le eruzioni solari possono disturbare la nostra magnetosfera e quindi disturbare le comunicazioni, le reti di distribuzione elettrica, però eruzioni, maremoti e cose di questo genere, no. Che dire allora di un'altra ipotesi, quella di un misterioso pianeta chiamato Nibiru, che ogni 3600 anni arriverebbe nelle parti più interne del Sistema Solare seminando lo sconquasso. Naturalmente non si può escludere che oltre l'orbita di Nettuno, ai confini del Sistema Solare, ci sia qualche corpo celeste di grosse dimensioni. Ma che dire delle sue ipotetiche visite dalle nostre parti? Possiamo stare tranquilli che un corpo celeste di questo genere, in queste dimensioni e con questa orbita all'interno del Sistema Solare non esiste. Ne avremmo già osservato gli effetti, le perturbazioni sugli altri pianeti più interni e questo non è successo. Siamo allora salvi? Non ancora, perché altre 3 minacce ci attendono per il 2012. Un allineamento di tutti i pianeti del Sistema Solare non potrebbe scatenare delle violente maree gravitazionali in grado di sconvolgere la Terra. E questo allineamento non è forse previsto per la fine del 2012? Cosa potrebbe succedere? Assolutamente niente, anche perché non ci sarà nessun allineamento nel 2012. Qualora ci fosse, il che è comunque fisicamente impossibile, il contributo gravitazionale dato da tutti i pianeti messi in fila sarebbe meno del 2% rispetto all'attrazione gravitazionale lunare che noi sperimentiamo tutti i giorni, quindi non c'è assolutamente nulla da temere. L'ultima volta che quasi tutti i pianeti si sono, se non allineati, raggruppati, è stato alla fine degli anni 70 del secolo scorso, ma non è successo niente. Anzi, l'occasione è stata colta al volo dalla NASA per lanciare una delle più grandi missioni di esplorazione del Sistema Solare, il cosiddetto Grand Tour. Le leggendarie sonde Voyager 1 e 2 hanno così potuto visitare Giove, Saturno, Urano e Nettuno in soli 12 anni, invece dei 30 necessari senza il quasi allineamento dei pianeti. Che dire allora di un altro inquietante allineamento, sempre per il 21 dicembre 2012? A sentire i catastrofisti, la fatale coincidenza si verificherebbe ogni 26.000 anni, questa volta con il centro della Via Lattea, la nostra galassia, dove si nasconde un buco nero supermassivo. L'allineamento fra Terra, Sole e centro galattico è un effetto puramente prospettico. Non è un allineamento perfetto e si sta ripetendo in questi anni in maniere del tutto analoghe, per cui nel 2012 non provocherà assolutamente nulla. Quindi un allineamento banalissimo che avviene tutti gli anni, dovuto, se vogliamo proprio essere precisi, ai movimenti della Terra intorno al proprio asse di rotazione. E non possiamo nemmeno dire che stiamo precipitando, Sole e altri pianeti inclusi, verso il centro della galassia. Il movimento del Sistema Solare nella galassia è noto e non ci stiamo dirigendo verso il suo centro. E comunque, anche se questa fosse la direzione, ci metteremmo decine di migliaia di anni andando alla velocità della luce. Non se ne parla proprio di incontri con buchi neri galattici per il 2012. Rimane un'ultima insidia a cui si aggrappano i fan del 2012: l'inversione dei poli magnetici. Un fenomeno che potrebbe privare la Terra di quello scudo magnetico che ci protegge dal vento solare, particelle nucleari che il Sole lancia di continuo. È vero, come dimostrano numerose prove geologiche, che la Terra ha invertito nel corso della sua storia i poli, mettendo il nord al posto del sud e viceversa almeno 400 volte negli ultimi 300 milioni di anni. Ma delle 400 ipotetiche grandi catastrofi provocate dalle inversioni magnetiche non se ne trova traccia nel passato del nostro pianeta. Possiamo star tranquilli. Nessuna apocalisse ci attende per il 2012. L'unico vero mistero da spiegare è perché simili bufale cosmiche abbiano tanto successo.